Perché tu sei stato fatto a immagine e somiglianza di Dio o dell'universo, della luce o della fonte. Quante volte hai sentito questa frase? Perché tu sei la prolunga di quello che sta sopra in questo mondo. Hai mai verificato o attaccato la prolunga per vedere che cosa succede oppure se funziona già? Oggi parliamo di questo, su Nob parliamo del vero mago che sei sempre solo tu, della magia non troppo pulita, quella nera, e della magia bianca. Per quanto riguarda la magia nera, dedico pochissimo spazio perché non è questo l'obiettivo. Abbiamo due livelli: abbiamo il livello quello individuale, dove magari tu ti rivolgi al famoso mago o stregone, e se questo mago o stregone crea dipendenza, ti innesca dei meccanismi di senso di colpa, di frustrazione, di non sentirti abbastanza, e soprattutto se il prezzo che chiede è sempre molto alto, non è proprio magia bianca. Sull'altro livello, quello diciamo nel grande, nel macro, abbiamo casi come il concerto. Se hai imparato, oppure se non l'hai imparato, ti suggerisco di prestare attenzione a tutti i vari simbolismi che ci sono in determinati concerti, e tutte le persone, gli spettatori che si recano a vedere questo spettacolo spostano direttamente, inconsciamente, non lo sanno, la loro energia alla persona che sta sul palco, che diventa un portale, e che poi questa energia va nell'area dimensionale non troppo pura. Quindi attenzione. Come si fa a diventare mago, visto che il mago sei tu? Trallallero trallallà. La prima cosa da fare è quella di eliminare tutti i veli, il famoso velo di Maya, riuscire a vedere le cose per quello che sono. E a livello individuale vuol dire che dobbiamo scendere nella nostra oscurità, e ce l'abbiamo tutte, ed è dall'oscurità, solo risalendo dall'oscurità, che riusciamo a risorgere, presente anche questo verbo, e quindi capire, togliere quello che non è nostro, quello che non ci appartiene, quello che vediamo che non ci fa star bene, e eliminarlo. Questo a livello individuale. A livello invece micro, a livello invece macro, togliere il velo di Maya significa aver imparato negli ultimi anni. Veramente è stato un amplificare di informazioni e di informazioni proprio messe sul tavolo apparecchiato, che la realtà e il tempo, e sono sicura che anche queste due espressioni le hai già sentite, sono una illusione, e che quello che spesso viene detto in determinati contesti non corrisponde alla realtà, ma viene fatto semplicemente per farti restare all'interno del matrix, o se vogliamo usare una parola italiana, all'interno di un quadrato, del solito quadrato dove tu giri, giri, giri e non riesci mai a uscire. Quindi eliminare il velo, quello che non ti appartiene e che non ti fa star bene, che riconosci non essere reale, a livello individuale e a livello macro. Quando cominci a fare diverse volte il punto 1, dai, arriva il punto 2, ed è quello di imparare a capire gli altri. Cominci a vedere gli altri per quello che sono. È come se a un certo punto li vedessi nudi, ovviamente figurato, in senso figurato. E questa tecnica diventa una modalità d'essere per cui ti evita situazioni, evita che tu vada a finire in situazioni pericolose, che tu scelga chi avere vicino, e sia che tu lo faccia proprio perché vuoi imparare a diventare il mago, sia che tu lo faccia nel momento in cui invece sei un mago bianco che ti mette a disposizione degli altri. Quindi si capiscono gli altri per quello che sono. 3. Aiutare gli altri. L'altro giorno ho avuto una conversazione con una persona di una certa età che mi ha detto che X giorno non aveva ancora fatto la sua azione buona quotidiana. Aiutare gli altri ogni giorno in piccole azioni. All'inizio uno magari se lo può appuntare, dopo un po' diventa naturale, e magari succederà che un giorno ne fai più di una e non te ne ricordi o non te ne sei accorto, e dei giorni invece in cui sei talmente preso che non le fai. Ma nel momento in cui questo punto di aiutare gli altri entra qui, o meglio entra qui,
diventa una cosa naturale e non le conti più. Per quanto riguarda invece il mago bianco, il sensitivo, che lo fa proprio come professione perché si è messo a disposizione, c'è quello di mettersi appunto a disposizione degli altri. C'è un caso, un esempio, forse magari se hai più o meno la mia età, quindi siamo vicino ai 50, aiuto aiuto, e negli anni 80 c'era questo spirito guida uomo che arrivava da un'altra dimensione e c'era una donna, una mia compaesana, che si era messa a disposizione per aiutare gli altri. Non ha mai chiesto una lira, allora c'erano veramente le lire. Non è diventata ricca, anzi tutt'altro. E il nome di questo spirito guida che arrivava, e io me lo ricordo come se fosse ieri, nel momento in cui questa persona che aveva scelto Mago Bianco di aiutare gli altri, aveva questo spirito che arrivava e cambiava voce e diceva delle cose che non poteva sapere, perché lo spirito guida che arrivava da fuori, il mago bianco superiore che arrivava da un'altra entità, era un dottore d'altri tempi che sapeva cose eccezionale veramente. Si chiamava Dotto, forse l'ho già detto, e questa persona si è messa appunto a disposizione degli altri. Nella descrizione qua sotto ti lascio il link della newsletter frizzante Niente tampinamento ossessivo, dove ti comunico quando ci sono corsi, guide gratis. A proposito, è arrivata la prima guida gratis ed è la guida di Miss Beirut, perché nel Libano, questo pezzetto di terra che è grande quanto l'Abruzzo, ma con tantissima gente, succedono delle cose fantastiche, quelle cose in cui, che ho appena spiegato, quelle situazioni in cui il velo di Maya non c'è già, ma non c'è mai stato, secondo me. 4. Non avere paura, quindi riformulando meglio l'affermazione, la paura c'è, la riconosco, ovviamente se stai attraversando la strada e vedi che sta arrivando un camion che non si ferma, corri, non è che ti fermi. Paura, quell'altro tipo di paura che ti blocca sempre, ti blocca nel momento in cui vuoi fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno, ti blocca nel momento in cui stai visualizzando o sognando ad occhi aperti dove vuoi già essere, quella paura che ti fa stare nel famoso quadrato, e invece se sei arrivato al punto 4, questa paura la riconosci come emozione e sensazione, ma non ti blocca più. Afuera, vai, yalla, aria, let's go. Il portoghese non lo so. Se questo argomento, se questo video ti è piaciuto, se ti sembra interessante, se soprattutto stai imparando delle cose nuove, mi piacerebbe che tu lasciassi un tuo commento sotto al video, magari di esperienze di magia bianca o di magia nera che hai avuto, se sei già diventato mago di te stesso, se ti piacerebbe imparare. Ovviamente, se reputi interessante il canale di Nob, ti puoi iscrivere al canale e puoi mettere ai like se ti piace questa faccia, ma soprattutto quello che esce dal di qui. Ultimo punto, il numero 5. Se tutti questi passaggi sono stati fatti correttamente e non è un manuale delle istruzioni, perché è qualcosa che abbiamo dentro tutti, che tu hai dentro, quindi è come se andassi a spolverare un vecchio libro, lo cominci a leggere e ti ricordi tutto, arrivano le magie, arrivano i famosi miracoli, tu diventi il mago della tua vita, il che vuol dire che sei in grado di creare, esempio, delle preghiere che funzionano veramente, sei in grado di creare l'uomo, la storia, la relazione o la donna che stavi aspettando da sempre. Sei in grado di creare una vibrazione che cura le malattie, perché esiste. Sei in grado di creare un progetto, ovviamente anche qui dipende dal progetto, e questo progetto invece esplode. Quando fai tutti questi passaggi correttamente, sei in grado di diventare il mago, ritrovi il potere della tua magia. Non sei più dipendente da nessuno, sei libero, non hai dipendenze e sei in grado di schivare le situazioni, scegliere le situazioni più adatte a te e sei in grado di creare i miracoli perché tu
ricordati, sei la prolunga di quello che sta sopra, e quello che sta sopra, chiunque esso essa sia, non ti ha fatto arrivare sulla terra per non attaccare mai la prolunga all'attacco della spina giusta. Se ti piacciono questi tipi di video, se questo argomento ti intriga, perché secondo me è un argomento oggi che non è più tabù, assolutamente, ti lascio un video in cui parlo di quelle situazioni da tenere sotto controllo perché sono abbastanza pericolose, dove la tua energia può essere, perché siamo fatti di energia e di vibrazioni, può essere contaminata, e ti spiego anche in maniera veramente molto semplice e economica come imparare a proteggere la tua energia, e te lo lascio esattamente qui.